Benvenuti sul canale Il Diario di un musicista musicologo. Oggi vi porto con me in un viaggio nel tempo, verso il cuore dell'Ottocento, per scoprire alcuni consigli senza tempo, che suonano incredibilmente attuali ancora oggi. L'autore Robert Schumann, compositore, pianista, critico musicale, un grande maestro che nel 1848 scrisse una raccolta di pensieri destinati ai giovani musicisti. Nel suo Consigli ai giovani musicisti, Musikalische Haus- und Lebensregel, Schumann non si limita a dare indicazioni tecniche. Le sue parole toccano aspetti molto più profondi: l'etica nello studio, l'importanza dell'ascolto, il valore dell'umiltà, la ricerca della bellezza da condividere con gli altri. Questi aforismi, nati per accompagnare il suo celebre album per la gioventù, Opera 68, parlano ancora a noi oggi con sorprendente lucidità. Nel video di oggi leggerò con voi alcuni di questi pensieri e dopo ognuno vi offrirò una mia breve riflessione. Questi pensieri sono tratti da una rivista pubblicata nel 1882. Anche nel nostro tempo, tra tecnologie, velocità e cambiamenti, la voce di Schumann ha ancora molto da insegnarci. Consigli musicali di Robert Schumann. Mettetevi per tempo al fatto dell'estensione della voce umana nei suoi 4 registri principali. Studiatela, specialmente nei cori. Esaminate in quali intervalli è riposta la sua più alta potenza e in quali altri bisogna cercare gli effetti d'espressione dolce e tenera. Non lasciate sfuggire l'occasione di far musica con altre persone, in 2, in 3, eccetera. Questi esercizi renderanno il vostro suono scorrevole e gli daranno movimento e colore. Accompagnate spesso i cantanti. Schumann consiglia di studiare la voce umana, l'unico strumento immateriale. Proprio per questo ricco di misteri e difficile da comprendere. La pratica corale è fondamentale per qualsiasi musicista, al pari dell'esperienza strumentale. Permette di imparare ad ascoltare l'armonia che si sviluppa intorno a sé. Ad esempio, abituare l'orecchio a eseguire una delle parti dell'armonia piuttosto che la melodia principale rappresenta un arricchimento essenziale delle proprie capacità, del proprio orecchio. Cantare in coro, inoltre, insegna la convivenza e il rispetto dell'altro e delle regole. Schumann invita inoltre a indagare l'estensione della voce, le dinamiche e tutte le sfumature espressive che essa può produrre. La pratica della musica d'insieme è un'esperienza imprescindibile anche per chi desidera intraprendere la carriera da solista. Infine raccomanda di accompagnare spesso i cantanti, un'attività che richiede sensibilità particolare nell'assecondare l'espressività vocale e nell'imparare a respirare insieme al cantante per rendere omogeneo il fraseggio e chiare le intenzioni espressive. Amate il vostro strumento, ma non lo considerate come vanità, come unico o come superiore ad ogni altro. Pensate che ve ne sono altri che producono parimenti effetti bellissimi. Ricordatevi che vi sono cantanti e che i cori e l'orchestra sono chiamati ad interpretare ciò che vi è di più sublime in musica. Procurate di suonar bene e con espressione dei pezzi facili. Ciò sarà meglio che eseguire mediocremente delle composizioni difficili. Procurate di acquistare di buon'ora le cognizioni necessarie per dirigere un'orchestra. Osservate sovente i migliori direttori e col vostro pensiero provatevi a dirigere l'orchestra.
Di tal modo vi renderete miglior conto di ciò che udite. Vi innalzerete di più col lavoro e con la perseveranza. L'attaccamento del musicista al proprio strumento è perfettamente naturale. Lo strumento diventa un vero compagno di vita, da proteggere, con il quale si condividono momenti fondamentali e carichi di emozioni. È facile, in certi casi, cadere nell'idea che il proprio strumento sia il migliore. Ricordo che quando studiavo esisteva una certa gerarchia tra strumenti e allievi. Prima venivano i concertisti, pianisti, violinisti, poi tutti gli altri. In fondo alla scala c'erano gli strumenti considerati figli di un dio minore, la tuba, il contrabbasso e per ultimi i cantanti. Oggi la considerazione è cambiata, ma all'epoca noi cantanti eravamo considerati il nulla. L'argomento della scelta del brano è attualissimo. Mi capita di ascoltare esecuzioni mediocri di brani molto difficili, seguite dalla solita frase: è vero, ma il pezzo è molto difficile. Un esempio emblematico fu l'aria delle campanelle dal secondo atto dell'opera Lakmé di Delibes. Una volta lo ascoltai eseguito in modo terribile, tutto calante, e alla mia osservazione espressa al pianista, fra l'altro in separata sede, eravamo soltanto noi due, lui mi rispose: ma sai che note acute sono? Sì, lo so. Ma un brano difficile, eseguito male, non è mai una scelta intelligente. Il pubblico ricorderà solo che è stato eseguito male. Scegliete un brano che sapete gestire, siate in grado di trasmettere emozioni anche se siete agitati, anche se le condizioni fisiche non sono ottimali. Questo è ciò che conta e questa è una scelta intelligente. Potrei citare tantissimi esempi di brutte esecuzioni, anche da parte di musicisti esperti, caduti nella trappola della vanagloria. In una delle sue lettere Robert Schumann consiglia ai giovani musicisti di osservare attentamente i bravi direttori d'orchestra e di esercitarsi mentalmente nella direzione, immaginando di condurre un brano nella propria mente. Secondo lui questo esercizio aiuta a sviluppare una comprensione più profonda della musica e a migliorare le capacità interpretative. La frase "vi innalzerete di più col lavoro e con la perseveranza" esprime un principio fondamentale e senza tempo. Il vero progresso personale e professionale si conquista attraverso l'impegno costante e la determinazione, non con scorciatoie o fortuna. È un concetto giusto, ma mi permetto di integrarlo con altre raccomandazioni. Siate forti e non vi scoraggiate davanti a difficoltà, ingiustizie o favoritismi. Siate duttili e investite su più fronti per il vostro futuro. Purtroppo sarà raro nella vostra carriera incontrare un uomo retto come Robert Schumann, che aiutò moltissimi giovani musicisti. Usò la sua influenza come critico musicale e compositore affermato per promuovere e incoraggiare figure che sarebbero poi diventate centrali nella storia della musica. Non lasciatevi sedurre dagli applausi che ottengono i grandi concertisti. Preferite sempre gli elogi degli artisti a quelli della moltitudine. Suonate sempre come se foste in presenza di un maestro. Non rifiutate mai di cantare in coro e particolarmente le parti secondarie. Questa pratica contribuirà a rendervi buon musicista. Penetrate per tempo nel tono e nel carattere di ogni strumento. Avvezzate il vostro orecchio a distinguere il colorito che gli è proprio.
Suonar molto in pubblico presenta più inconvenienti che vantaggi. Tenete conto del vostro pubblico, ma rifiutate fermamente di suonare pezzi di cui avreste ad arrossire. Qui emerge una profonda riflessione etica sull'arte. Il riconoscimento popolare non coincide necessariamente con la qualità artistica. Meglio ricevere la stima sincera di altri artisti che la lode facile e superficiale del pubblico. Al centro di questo pensiero c'è la sincerità verso se stessi. Suonare con dignità senza cercare il compiacimento è un valore fondamentale. È una forma di rispetto per la musica e per la propria integrità artistica. Un altro insegnamento potente è la valorizzazione delle parti secondarie nel coro. Nessun ruolo è minore se contribuisce alla bellezza collettiva. Questa è una lezione di umiltà e rigore interiore che educa l'importanza della cooperazione e del contributo individuale al servizio dell'opera comune. Alcuni di questi principi erano già presenti nei pensieri espressi in precedenza, ma vale la pena sottolineare un altro punto importante. Per un direttore d'orchestra, saper riconoscere la voce di ogni strumento è una competenza fondamentale. Non si tratta solo di una questione tecnica, ma di un ascolto profondo, di capacità di guidare l'insieme, comprendendo l'identità e la funzione di ciascun elemento dell'orchestra. A misura che crescete, applicatevi a familiarizzarvi con le partiture piuttosto che con gli artisti. Si sono inventate delle tastiere mute, provatele per qualche tempo per convincervi che nulla valgono. I muti non possono insegnarci a parlare. Abbiate sempre cura che il vostro pianoforte sia perfettamente accordato. Non trascurate lo studio della vita e neppure quello delle altre arti e delle scienze. L'educazione dell'orecchio è cosa di massima importanza. Procurate per tempo di discernere ogni suono ed ogni tonalità. Esaminate quali suoni producono la campana, il vetro, il cuculo, eccetera, eccetera. Molte riflessioni. Premetto di non essere un'esperta, ma trovo interessante riflettere sul valore delle tastiere mute, che ebbero una certa diffusione nell'Ottocento. Questi strumenti, pur privi di suono, potevano essere utili per esercitare la memoria meccanica di un brano e per far cantare interiormente la melodia, sviluppando così un ascolto mentale più profondo. Sicuramente un esperto potrà offrirci spunti più tecnici e precisi su queste considerazioni. Una solida formazione culturale generale è la base per diventare musicisti migliori. Prendetevi del tempo per scoprire come le altre arti costruiscono e generano il bello. Lasciatevi emozionare da esse. Non giudicate del merito di una composizione dopo averla udita una sola volta. Ciò che vi piace a tutta prima può non essere il migliore. I maestri devono essere studiati. Molte cose non vi sembreranno chiare che alla matura età. Se tutti volessero essere primi violini, non si potrebbe mai organizzare un'orchestra. Rispettate perciò la posizione di ogni musicista. Le composizioni a passaggi invecchiano presto. La bravura non ha pregio che allorquando la si mette a servizio delle idee. Robert Schumann ci invita alla pazienza e alla profondità nell'ascolto musicale.
L'impressione immediata, spesso legata a ciò che è più orecchiabile o semplice, può ingannare. La vera arte complessa e stratificata richiede tempo per essere compresa e apprezzata. Alcune volte può accadere il contrario, dove una composizione al primo ascolto può non piacere, mentre con lo studio o un ascolto guidato può essere compresa e apprezzata. Anche il tempo e lo studio possono modificare la comprensione di un brano. Se tutti volessero essere primi violini, non si potrebbe mai organizzare un'orchestra. Questa riflessione è un insegnamento di umiltà e collaborazione. In un'orchestra ogni ruolo ha una funzione indispensabile. La musica nasce dall'armonia tra le parti, non dall'ambizione individuale. Schumann esorta a riconoscere il valore di ogni contributo, anche di quelli meno visibili, in una visione collettiva che è tanto musicale quanto sociale. Nell'ultima parte si condanna il virtuosismo fine a se stesso. Una composizione costruita solo per mostrare abilità tecnica perde rapidamente valore perché priva di sostanza emotiva o concettuale. La vera bravura, secondo Schumann, risiede nella capacità di dare forma a idee musicali autentiche e significative. La tecnica deve servire l'espressione, non dominarla. I consigli musicali di Robert Schumann non vanno letti solo come esercizi stilistici d'epoca, sono vere e proprie lezioni di vita artistica che oggi risuonano con un'attualità sorprendente. In un tempo dominato dalla velocità, dalla visibilità, dalla competizione, Schumann ci invita a coltivare lo studio paziente, il rispetto per gli altri, la sincerità espressiva e un ascolto attento. Lungi dall'essere un nostalgico moralista, Schumann ci ricorda che fare musica è prima di tutto un modo di vivere, con attenzione, con dignità, con amore per ciò che è autentico. E questo, ieri come oggi, fa tutta la differenza. Schumann ci ha lasciato consigli semplici solo in apparenza. In realtà ci ha consegnato una visione, quella di un musicista che vive la propria arte con responsabilità, intelligenza e umanità. Prima di salutarvi, è corretto dirvi che le immagini usate sono state generate dall'intelligenza artificiale. Il brano di sottofondo è di Chopin ed è un omaggio all'aiuto che Schumann gli diede per far crescere la sua carriera. Se anche voi credete che fare musica significhi molto più che suonare delle note, vi invito a iscrivervi a questo canale, perché il diario di un musicista musicologo è uno spazio in cui la musica si ascolta, si studia, ma soprattutto si pensa.